Buongiorno a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Paolo, per chi ancora non mi conosce potete iscrivermi per rimanere sempre aggiornati. Oggi ascoltiamo Stairway to Heaven, una canzone delle Zeppelin, me l'avete consigliata in diversi. Conosco solo più o meno l'assolo che ho sentito alcune volte, ma l'intera canzone non l'ho mai sentita, quindi l'ascolto volentieri. Qualcuno di voi mi ha consigliato di vedere invece che questa, che è una registrazione audio originale in studio, di vedere invece appunto un'esibizione live. Per ora guardo questa, in futuro eventualmente dovessi avere tempo e possibilità di vedere la versione invece live lo farò, e se vi iscrivete ovviamente rimarrete aggiornati per vedere appunto quando e se farò questo video. Direi quindi che possiamo partire immediatamente. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook. Interrompo solo un attimo perché devo dire una cosa, ho letto il testo, sentendo anche il testo adesso, chiaramente si tratta di un testo, diciamo così, allegorico, simbolico. Ho sentito dire che anche per qualcuno è un testo di tipo esoterico, comunque è un testo che ha a che fare con la parte magica, onirica, della realtà, e la canzone, l'arrangiamento è stato fatto proprio in quella direzione lì. Infatti abbiamo cominciato con un arpeggio molto leggero di chitarra, che ci rilassa subito. Poi sono entrati i flauti, molto soffici, molto folk, e ci rimandano subito ad un'altra dimensione, quella della magia, del sogno, quindi una dimensione alternativa. La voce fa la stessa cosa perché entra molto soft, e tra l'altro con questo modo di cantare, fino a questo punto, tra il parlato e il cantato, ci dà ancora di più la sensazione di essere in una dimensione alternativa in cui ci viene raccontata una storia, una sorta di sogno. Bellissimo quindi l'inizio. Andiamo avanti. There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. It makes me wonder. Makes me wonder. There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of
door for those who stand long, and the forests will echo with laughter. If there's a bustle in your hedgerow, don't be alone there. It's just a sprinkling for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. And it makes me wonder. Interrompo per un attimo. Bellissima la costruzione che hanno fatto, hanno aumentato l'intensità, stanno aumentando l'intensità, e questo ci trascina ancora di più dentro questa dimensione alternativa. Ci sentiamo come, appunto, trascinati sempre più dentro questa dimensione, e hanno usato, non solo il volume più alto, diciamo, la voce ad esempio è un pochino più forte, hanno aggiunto gli strati musicali, il basso, la batteria, ma hanno usato anche un trucco che normalmente si usa poco, cioè quello di accelerare anche il ritmo, perché la canzone in questo momento è decisamente più veloce che nella parte iniziale, proprio come tempo. E questo accentua la nostra sensazione di essere trascinati all'interno di questa dimensione, diciamo, magica. Quindi ottimo, andiamo avanti. Your head is humming and it won't go. In case you don't know, the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Scusate, lo risentiamo questo solo perché è fantastico. È l'unica parte della canzone che conoscevo ed è effettivamente uno degli assoli iconici della storia del rock mondiale. Ma la cosa eccezionale, a parte la bellezza di questo assolo, è il fatto che è tutto sommato semplice, cioè non contiene virtuosismi tecnici impossibili, tipo scale velocissime che ci chiediamo come sia possibile farle. È un assolo, tra virgolette, tecnicamente non complesso da eseguire, e anzi lascia anche dello spazio tra le note, lasciando quindi al chitarrista la possibilità di colorare l'assolo, magari anticipando una nota, ritardandone un'altra, quindi veramente molto bello. E questo, secondo me, è la parte esplicativa di tutta la canzone, perché tutta la canzone è fatta su questa falsariga, tutta la canzone è tecnicamente semplice, e per questo sappiamo che è un capolavoro, perché riuscire a creare una canzone che rimane così
diciamo nella memoria della musica di tutti i tempi, che quindi ha questo impatto emotivo, sulle persone che l'ascoltano e sul pubblico, utilizzando un sistema semplice, bisogna che la canzone sia un capolavoro. Come per i film, è molto facile creare l'effetto wow, se uso gli effetti speciali più moderni, più sofisticati. Lo stesso effetto senza usare effetti speciali è più complicato, bisogna che ci sia del genio. E in questo caso tutta la canzone è su questa falsariga, perché la parte del cantante è, tra virgolette, semplice, cioè non ha acuti particolarmente complicati da fare, linee melodiche molto complesse a livello di tono, difficili da eseguire. Lo stesso pattern musicale di fondo della canzone è molto ripetitivo, semplice, quindi hanno fatto veramente un capolavoro. Bellissimo, risentiamo l'assolo perché è eccezionale. And she's buying a stairway to heaven. Bellissimo ragazzi. Avete sentito anche il finale? Bellissimo finale proprio rock nel vero senso della parola. Poi sono tornati alla fine con questa voce sola a cantare, diciamo con lo stesso lo stesso modalità che c'era all'inizio. Quindi siamo ritornati nella nostra dimensione, dopo questa dimensione onirica, così come prima di cominciare la canzone. Però mentre all'inizio siamo entrati in questa dimensione gradualmente, con questa crescita mano a mano, qui diciamo il ritorno alla normalità è avvenuto molto repentinamente, in uno spazio molto breve. E in quello spazio è stato talmente repentino il tornare anche più lenti come tempo, oltre che più bassi come intensità, che abbiamo avuto quasi l'impressione che batteria e altri strumenti non fossero perfettamente allineati come tempo, in piccola frazione, diciamo, della canzone, e questo ci ha dato la sensazione di essere usciti da questa dimensione quasi a causa di uno scossone. Quindi ottima scelta anche questa, bellissimo finale. Grazie di aver consigliato questa canzone. Ovviamente aspetto anche i vostri commenti per sapere la vostra opinione. Nei commenti ditemi anche se volete ascoltare altre canzoni degli Led Zeppelin o di altri artisti, ovviamente. Iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati, così vi segnalerò, vi arriverà la notifica quando vedrò anche la versione dal vivo che mi avete consigliato.
Ovviamente condividete se potete, mettete like se vi è piaciuta la mia reazione e noi ci troviamo sicuramente in un prossimo video. Ciao a tutti!